Troppo buoni, conchiglioni ripieni con polpettine, crema di peperoni e tanto formaggio filante. Buongiorno amici, anche oggi vi propongo una ricetta per queste feste natalizie. Questa però è una ricetta molto furba. Sapete perché? È una ricetta golosissima ma con pochissimi grassi e quindi quasi light. Andiamo a vedere il procedimento, ne resterete sicuramente stupiti. Prendiamo 3 bei peperoni rossi, li laviamo, togliamo il picciolo, tagliamo a metà ed eliminiamo i filamenti e i semi bianchi all'interno. Li andiamo a sciacquare, tagliamo a pezzettini e poi tritiamo al coltello grossolanamente anche una cipolla bianca. Mettiamo sul fuoco circa 2 tazze di acqua, uniamo quindi la cipolla e i peperoni. Aggiungiamo 200 g di carote che potete mettere intere. Io in questo caso avevo una busta di carote già grattugiate, ma se le avete intere potete metterle tranquillamente intere perché poi andremo a frullare il tutto. Facciamo cuocere per 30 minuti finché l'acqua si sarà asciugata e nel frattempo ci sono i gattini che volevano salutarvi e dirvi che se vi va potete lasciare un bel like a questo video e iscrivervi al canale. Bene, passiamo adesso alla farcitura, che faremo le polpettine, delle polpettine morbide. Mettiamo in una ciotola 500 g di carne macinata di bovino, 4 uova, circa 60 g di parmigiano, il sale e 60 g di pangrattato già condito con il prezzemolo. Impastiamo il tutto. È molto importante che la consistenza sia morbidissima, perché quando l'impasto delle polpette è morbido da crudo, significa che poi anche le polpettine cotte saranno morbidissime, quindi questo è un piccolo trucchetto. Nel frattempo andiamo a mescolare i nostri peperoni, uniamo il sale e lasciamo asciugare l'acqua, così. Quando l'acqua si sarà completamente asciugata possiamo aggiungere circa 400 g di salsa di pomodoro e lasciamo cuocere per altri 10 minuti. Nel frattempo ci andiamo a dedicare alla besciamella, una besciamella light, senza burro, senza olio, ma buonissima. Quindi andiamo a sciogliere 40 g di amido di mais o di farina con 500 g di latte freddo. Come vedete io unisco il latte poco alla volta mescolando sempre con la frusta. Portiamo sul fuoco, aggiungo il sale, la noce moscata e mescolo finché la besciamella sarà diventata densa. Assaggiatela, vedrete quanto è buona. Aggiungiamo la besciamella ai peperoni. Mescoliamo. E dopo andiamo a frullare tutto. Io utilizzo mini pinner. Dobbiamo frullare finché diventerà tutto cremosissimo e vellutato. A questo punto possiamo mettere sul fuoco l'acqua per fare la pasta. Quindi saliamo l'acqua e aggiungiamo 500 g di conchiglioni o in questo caso vi faccio vedere, io ho trovato questi lumaconi molto grandi, sono un pochino diversi dai conchiglioni ma sempre un'ottima pasta ripiena.
Mescoliamo e lasciamo cuocere per 18 minuti. Questa pasta infatti è molto spessa. Dopo la scolo e la vado a raffreddare rapidamente sotto acqua fredda. In questo modo eliminiamo l'amido in eccesso, si raffredda in fretta e possiamo fare la farcitura senza ustionarci. Prendiamo una pirofila, mettiamo qualche mestolo di crema ai peperoni, facciamo la polpettina, la inseriamo all'interno del conchiglione o del lumacone e uniamo anche 2 pezzetti di provola oppure di scamorza, che adesso vi farò vedere meglio. Eccola qui. E continuiamo così fino a completare tutta la nostra pirofila. Mi raccomando, non mettete troppi conchiglioni all'interno della teglia, altrimenti poi non sarà un bel effetto. Con queste dosi usciranno 2 teglie di queste dimensioni. Se non avete mai provato la pasta al forno con crema di peperoni, provatela perché davvero il sapore è delicatissimo, è buonissimo e poi, come avete visto, non ci sono assolutamente grassi all'interno. Quindi una ricetta di quelle golose, ma anche direi light. Se questa ricetta vi sta piacendo e pensate di provarla, lasciate un bel like e scrivetemelo qua giù nei commenti. Vi ricordo inoltre che potete seguire le mie ricette anche su Instagram e su Facebook, vi lascio tutti i link qua giù. Quando abbiamo finito di riempire tutti i nostri conchiglioni, li andiamo a irrorare con la crema di peperoni. Parmigiano come se piovesse. E poi andiamo ad infornare in forno statico preriscaldato a circa 200 gradi per almeno 30 minuti perché dovranno fare una bella crosticina. Così, alla fine, guardate cosa faccio. Vado a mettere altri pezzettini di provola tutti intorno, così la provola non si brucia ma resta bella filante. Inforniamo per altri 5 minuti e poi la nostra pasta al forno ripiena con crema di peperoni e polpettine è pronta da servire. Vi do un'idea in più. Se volete potete prepararla in anticipo, la congelate e la potete utilizzare all'occorrenza. Io spesso faccio così. È davvero buonissima, ve lo posso assicurare. E la polpettina all'interno è super soffice. Adesso ne taglio uno e vi faccio vedere l'interno. Di certo possiamo dire che non è la solita pasta al forno. E voilà, avete visto? Bene, spero che questa ricetta super golosa ma anche abbastanza light vi sia piaciuta. Se è così lasciate un bel like a questo video, iscrivetevi, condividete e io vi aspetto, vi mando un bacione e ci vediamo domani con una nuova video ricetta. Ciao!